I vampiri oggi sono personaggi fantastici che popolano film, libri, serie TV, ma in epoca vittoriana erano presenze reali da temere e distruggere. Nel XIX secolo la gente pensava che fossero persone morte che in un certo senso resuscitavano come non morti e andavano a succhiare il sangue dei vivi, togliendogli lentamente la vita. La paura per i vampiri portò alle cosiddette riesumazioni terapeutiche, ovvero a disseppellire cadaveri di persone morte da tempo per eseguire autopsie in cerca di prove di vampirismo. Ed effettivamente, quando scoperchiavano le bare, trovavano spesso particolari sconvolgenti. La più famosa autopsia si svolse nel 1892 a Rhode Island, dove alcuni uomini si recarono al cimitero per disseppellire i corpi di una famiglia morta anni prima. La comunità sospettava che i membri di questa famiglia fossero vampiri e si voleva far luce sulla faccenda. Tra di loro c'era anche il capofamiglia, George Brown, che anche se scettico era stato convinto dalla comunità a seguire il metodo tradizionale per salvare il figlio Edwin, che era malato. Si pensava che i vampiri lo stessero prosciugando. Prima riesumarono la moglie Mary Eliza, morta 8 anni prima. Trovarono il suo corpo parzialmente mummificato. Poi la figlia maggiore Mary Olive, morta poco dopo la madre, ma videro che rimanevano soltanto capelli e ossa. Infine gli uomini dissotterrarono la figlia minore, Mercy, morta 2 mesi prima a 19 anni. Il corpo di Mercy sembrava stranamente ben conservato. Ecco, primo segno di vampirismo. Tra gli uomini era presente anche il medico legale della zona, Harold Metcalf, che doveva eseguire l'autopsia lì nel cimitero, davanti agli altri, come prova. Il medico rimosse il fegato e il cuore di Mercy, giudicandoli nella condizione prevista. Ritenne che il corpo si fosse ben conservato perché il processo di decomposizione era stato rallentato dal freddo invernale. Il medico procedette incidendo il cuore, dal quale sgorgò del sangue. Per i presenti questa costituiva la prova definitiva di vampirismo, ma Metcalf se l'aspettava. Sapeva che la presenza di sangue coagulato nell'organo è tipica di questa fase di decomposizione. Quel giorno si era recato al cimitero non per trovare le prove del vampirismo, ma al contrario per sfatare una superstizione che aveva dominato per decenni Rhode Island. Quello che non vi ho detto finora è come sono morte queste persone, tutte di malattia, in particolare di tubercolosi. In epoca vittoriana la tubercolosi era anche chiamata tisi o consunzione, perché causava una perdita di peso, consumando letteralmente il corpo. Quando una persona moriva di tisi, era molto probabile che anche i suoi familiari, di lì a qualche tempo, l'avrebbero seguita nella tomba. Per questi motivi era diffusa la credenza che morendo di tubercolosi potevi risvegliarti dopo la morte e andare a prosciugare la vita dei parenti che erano sopravvissuti. Allora si cercavano segni di vampirismo sul cadavere per distruggerlo e salvare la vita ai suoi cari. Segni di vampirismo, ad esempio, erano corpi giudicati non abbastanza decomposti o con del sangue intorno alla bocca. Una volta trovato il vampiro, si procedeva alla sua distruzione tramite dei rituali, ad esempio incenerendo l'intero corpo o parti di esso. A volte la cenere veniva fatta consumare ai malati in un tentativo di salvarli. Alla fine del XIX secolo gli scienziati avevano scoperto le origini batteriche della tubercolosi. Nel 1882 il dottor Robert Koch riportava ai colleghi le prove inconfutabili che la tubercolosi non fosse una malattia ereditaria, riportando la causa ad un batterio. I medici quindi sapevano cosa causasse la malattia, ma non riuscivano ancora a curarla e la sua diagnosi era ancora sinonimo di morte certa. E la gente, per affrontare la paura e l'incertezza, continuò a cercare un colpevole, un nemico da poter combattere, il vampiro. La saggezza popolare continuava a sostenere che la malattia fosse ereditaria e che il defunto potesse prosciugare la vita dei cari sopravvissuti. Nonostante i medici sapessero quanto queste credenze fossero assurde, la popolazione tardò ad accettare la teoria microbica, soprattutto nelle aree rurali. Inoltre, il primo farmaco efficace, la streptomicina, non fu disponibile prima del 1944.
Il dottor Metcalf evidenziò i danni ai polmoni di Mercy, sottolineando la morte per tubercolosi e cercando di spiegare come fosse tutto nella norma. Ma questo non convinse comunque la comunità. D'altronde era meglio credere a un nemico che si può combattere piuttosto che a un male contagioso e incurabile. Il gruppo decise quindi di dare alle fiamme, lì nel cimitero, il fegato e il cuore insanguinato di Mercy. Poi fecero bere le ceneri insieme a dell'acqua al fratello di Mercy, Edwin, gravemente malato di tubercolosi, ma 2 mesi dopo morì anche lui. Ad oggi sono state documentate 86 autopsie su vampiri negli Stati Uniti dal 1784 e si pensa che ce ne siano state molte altre ma non registrate. In genere la scoperta di vampiri coincideva con le epidemie di tubercolosi. Nel 1800 la malattia causò circa il 25% dei decessi negli Stati Uniti orientali e le superstizioni si diffusero e persistettero. L'ultima riesumazione conosciuta è avvenuta in Pennsylvania nel 1949, dopo un'altra morte per tubercolosi. Le credenze sui vampiri spiegavano anche fenomeni associati alla morte e alla decomposizione che altrimenti apparivano sconcertanti, come il fatto che capelli, unghie e persino i denti sembravano essere cresciuti dopo la morte, la carnagione rossastra del corpo e la pelle calda al tatto, il sangue nel cuore e il cadavere in una posizione diversa. Sembravano tutti segni di una continuità con la vita. Quando poi si trovava del sangue sulle labbra sorridenti e il corpo sembrava aver preso peso nella tomba, come credere che il cadavere non si fosse nutrito? Ad oggi questi fenomeni sono ben compresi e considerati tipici della decomposizione. Sappiamo che la pelle si restringe facendo apparire le unghie più lunghe e anche i canini più pronunciati. Il sangue si separa e comincia la decomposizione, producendo calore e gas che possono far gonfiare il corpo. La diffusione di spiegazioni alternative circa l'origine di epidemie esiste ancora oggi, anche se in maniera meno estesa. Se nel passato queste credenze facevano parte del folklore, oggi le chiamiamo teorie del complotto o disinformazione. Come spiega l'esperta di leggende metropolitane Sofia Linkos, molte leggende metropolitane sono state create intorno alla diffusione di malattie, offrendo una spiegazione che spesso manca nelle prime fasi di un'epidemia. Molte leggende fanno leva su un nemico immaginario o forniscono determinate regole di comportamento da seguire per evitare un contagio, e questo dà l'impressione di poter mettere in atto strategie efficaci per proteggersi. Nel caso della tubercolosi del New England, il nemico era rappresentato dai vampiri. Durante la peste del 1630 a Milano erano invece ipotetici untori o avvelenatori. Nei primi anni di diffusione dell'AIDS circolarono insistenti voci sull'origine artificiale della malattia, messa in circolo da multinazionali senza scrupoli o lobby governative. Si scatenò una vera e propria caccia agli untori, persone che pur sapendo di essere sieropositive cercavano di diffondere volontariamente la malattia, magari perché volevano vendicarsi di essere stati contagiati a loro volta. Come sappiamo benissimo, anche il Covid è stato oggetto della creazione di teorie alternative alla scienza ufficiale. Da sempre davanti a una malattia contagiosa e poco conosciuta, le persone cercano risposte che possano dar loro un senso di controllo. Con il Covid si sono forse aggiunti altri fattori, ma questa è un'altra storia. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e se avete altri argomenti da suggerirmi. Vi ricordo che mi trovate anche su Facebook, Instagram e TikTok, sempre con il nome Vivi Everyday.